Grazie, grazie a te. Bene, bene, bene. Io vorrei dare a te il microfono che si sente meglio. Aspetta, facciamo una prova. Si sente meglio questo o si sente meglio questo? Ma io strillo. Allora, diamo il microfono che si sente meglio a lui. Lui è... Allora, qui merita una sottolineatura per questo ospite. Lui è Arnaldo Vitangeli. Ciao a tutti! Allora, dobbiamo... Grazie. Chiedo di stare più dietro così non c'è il rientro nelle casse. Ok? Allora, Arnaldo Vitangeli. Grande! Potete applaudire, Ancora. Grazie. Nel frattempo di questo lungo Circo Massimo non vedo la fine della gente. Tu la vedi? Io vedo dopo l'albero ancora gente. E ce n'è tanta allora, e ce n'è tanta. Siamo in tanti. Siamo in tanti. Allora, perché quello che dovete sapere è che per riempire la prima parte di sta piazza ci vogliono 50.000 persone. E quindi bravi, 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 bravi. Allora la sottolineatura è questa. Noi oggi diciamo questo. Abbiamo la necessità per il futuro che qualcuno si prende cura di qualcosa che deve essere controllato, fermo restando che dei politici attuali non bisogna più votare nessuno. Siete d'accordo? Per fare questo c'è bisogno... Io direi che più che buttateli fuori, buttateli dentro e buttate la chiave. Applicando tutti i regolari processi del caso, cioè nel senso facciamoli velocemente. Allora, quello che ci tenevo a dire che noi oggi dovevamo essere 10 volte di più. Guardatevi in giro, dovevamo riempire il Circo Massimo, era una manifestazione molto sentita. Cosa è successo? Allora, loro hanno dei canali televisivi come Visione TV, la conoscete, Francesco Toscano, con cui io ho fatto un'intervista. Lui e io, ma lui di più, lavora con Francesco Toscano a Visione TV. Ciao Francesco. Applaudiamo Francesco, che se non sbaglio stanno facendo una diretta. Allora, cosa succede? Succede che noi abbiamo promosso questa manifestazione e ci sono dei canali, degli influencer, dovete andarli a cercare e capire chi sono, perché noi dovevamo essere 10 volte di più. Loro mi hanno dato una mano a promuovere questo evento, ma tuttavia in 2 giorni gli influencer, ce ne sono tanti anche molto famosi, tra i più seguiti del web, anzi voi vi potete porre la domanda chi non è qui oggi. Tra quelli che non sono qui oggi ci sono quelli che hanno creato un gruppo di 250 persone e hanno fatto uscire una locandina dicendo che questa manifestazione era annullata, se no noi oggi eravamo 10 volte di più. Ora perché lo sto dicendo? Perché questo è un canale pulito di persone che amano il popolo e vogliono prendersene cura, e sono le persone da seguire che vogliono aiutare il popolo e sono qui e non vogliono diffondere informazioni false come cancellare una manifestazione pacifica per liberare il popolo. Quindi ecco, con grande onore, l'amico di Francesco Toscano, Arnaldo Vitangeli. L'amico di Francesco Toscano può essere anche equivocato. Ragazzi, grazie veramente, grazie a tutti per essere qui, perché noi stiamo vivendo uno dei momenti più bui della storia di questa Repubblica. Dopo 2 anni di dittatura sanitaria, in cui tutti coloro che hanno dissentito sono stati isolati e perseguitati, adesso noi
abbiamo deciso, o meglio il governo ha deciso di portare l'Italia in guerra. Nella sostanza noi ora siamo in guerra e questo attraverso delle sanzioni che sono unilaterali e illegali e attraverso la vendita di armi letali a un paese in guerra, nonostante la nostra Costituzione ripudi l'utilizzo della guerra e le regole europee vietino di vendere armi letali a paesi che sono interessati da conflitti. Questa guerra è una guerra che è stata decisa da quello stesso governo illegittimo che ci ha messo agli arresti domiciliari per 2 anni e che adesso ci trascina in un conflitto che è contro gli interessi del paese e tutti noi ce ne accorgiamo adesso anche semplicemente andando a mettere benzina, ma questo è soltanto l'inizio, amici. Domani gli autotrasportatori si fermeranno, quindi i camion non gireranno più per le nostre autostrade a tempo indefinito, perché per questi lavoratori continuare a lavorare con questi prezzi significa perderci dei soldi e questo vuol dire che oltre al disastro economico che questo porterà, significa che ci saranno penurie di merci, noi ci ritroveremo un'altra volta a dover razionare il cibo come in guerra 60-80 anni fa e questa è una colpa che si porteranno avanti, che si porteranno dietro per tutta la loro storia. Li dobbiamo fermare perché se non li fermiamo saranno loro a distruggere questo paese, amici. Ci faranno morire di fame a tutti Il problema, ragazzi, è che per l'impeachment ci vuole la magistratura e purtroppo, come diceva il mio amico Cosimo, il potere transnazionale del denaro ormai ha infiltrato tutti i gangli vitali. Esiste solamente il popolo che è rimasto libero, perché tutte le elite mediatiche, politiche, culturali sono tutte dalla loro parte. E adesso, dopo che per 2 anni ci hanno perseguitato gli oppositori del regime sanitario, sta iniziando una nuova persecuzione rispetto a tutti coloro che si oppongono a questa guerra che va contro gli interessi del nostro paese e nel fare questo hanno l'appoggio di un sistema mediatico che è corrotto ed è completamente succube di un potere che è contro l'Italia. Spegnete la televisione, hai ragione, spegnete la televisione e non comprate i giornali, fateli fallire. Anche adesso stanno cercando di metterci gli uni contro gli altri, stanno cercando di dividerci e rischiano di portare veramente questo paese sull'orlo della guerra civile. Noi glielo dobbiamo impedire, noi dobbiamo essere uniti, tutte le categorie produttive che sono state colpite da questi criminali devono unirsi per cacciarli e per riprendersi questo paese e le forze dell'ordine in questo hanno una responsabilità enorme, abbiamo bisogno di loro. In questi ultimi 2 anni le forze dell'ordine sono state spinte da questo governo criminale a svolgere il ruolo di capò del popolo. Ma una parte di loro si è ribellata e ha pagato direttamente, qui abbiamo avuto delle testimonianze, ha pagato direttamente il prezzo di questa ribellione, sono stati sospesi, sono stati lasciati a casa senza stipendio. Ora
io sono qui per lanciare un appello a coloro, a questi esponenti delle forze dell'ordine che hanno scelto di stare dalla parte giusta. Io dico: resistete. A coloro che non hanno avuto il coraggio di schierarsi dalla parte giusta, io dico: trovate questo coraggio, scendete con il popolo, state con il popolo e con la Costituzione, e vi garantisco che la storia ve ne darà merito. Grazie, grazie a tutti. Bravo! Grande, 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 grande. Grande, grande, grande. Grande.